Buongiorno web, oggi iniziano le escursioni e intanto ti faccio vedere dove siamo. Allora, noi siamo partiti qua da Torino, abbiamo fatto tutta questa strada, siamo arrivati qui, giro la cartina, quindi tu rimani qua, quindi da qui siamo venuti in giù, giù, fino a Corato, eccolo qua, Corato. Quindi oggi come prima tappa, come prima zona andremo, vediamo, non lo vedo segnato, comunque andremo qua, non lo vedo segnato, a Castel del Monte, eccolo qua segnato, Castel del Monte, sono una 20 km, 20-25 km, e poi tutte le nostre escursioni saranno fatte tutte in questa zona. Quindi possiamo andare, ok? Castel del Monte, è sempre incantevole guardarlo, sarà forse per la sua pietra bianca, per il fatto che sulla collina è di 540 metri che sembra il suo perfetto piedistallo, ma sicuramente è per le sue forme geometriche. E lui in effetti è un perfetto ottagono e a ogni lato ha a sua volta una torre fatta a forma di ottagono. Il castello è stato voluto da Federico II di Svevia nel 1240 e terminato forse intorno al 1250. Federico II di Svevia morì nel 1250 e non si sa se lui l'abbia mai visto finito, se sia mai venuto qua. E per questo motivo gli studiosi si chiedono qual era lo scopo, l'utilità di questo castello. Ci sono varie ipotesi. Una prima ipotesi dice che era la base per le battute di caccia, oppure poteva essere anche un luogo dove mettere poeti, studiosi, in modo che potessero dedicarsi alla loro arte, alle loro scienze, oppure anche una stazione termale, perché ha un sistema di raccolta e distribuzione dell'acqua ingegnoso. Un'altra teoria è quella che fosse un luogo di ristoro per i cavalieri templari, perché di qua passa la via Francigena, quindi dall'Europa, attraversando tutta l'Italia, si arrivava ai porti del pugliesi, dove c'era l'imbarco per la Terra Santa. Però questa ipotesi non è molto accreditata, perché tra Federico II e i Cavalieri Templari non andavano d'accordo. Comunque sia, ci rimane questo gioiello che, lo ricordiamo, è patrimonio dell'umanità a partire dal 1996. Questo è il portone d'ingresso, siamo davanti al piazzale, è un luogo naturalmente molto visitato, ma io vorrei farvi vedere anche il panorama che si vede da questa parte. Come abbiamo detto, la collina è alta 540 metri, la Puglia è in genere una zona molto pianeggiante,
E allora da questo lato vedete che vista? Mi piace un casino, mi piace tantissimo. Ehm, Da questo lato c'è le Murge, questo territorio, e nella nord-ovest c'è il parco dell'Alta Murgia. Vedete, è pianeggiante, ogni tanto ci sono delle pinete, delle zone alberate, così. Mentre da quell'altro lato si va verso il mare, però di qua verso il mare Adriatico, di qua c'è una distanza di penso più o meno 30-40 km, per cui non si vede. Ecco, la zona delle Murge è una zona dove ci sono delle rocce calcaree che affiorano dal terreno, per cui l'agricoltura diventa difficile. La si può praticare solo nei luoghi dove sono diradate queste rocce, oppure dove l'uomo magari le ha rotte, le ha spaccate. Per cui è molto praticata la pastorizia. Sono molto famosi i formaggi dell'Alta Murgia. Matera è una città tra le più antiche del mondo. È stata abitata senza interruzioni dal Neolitico fino ai giorni nostri. È considerata la terza città più antica al mondo, dopo Aleppo e Gerico. Il blocco urbanistico centrale di Civita è affiancato dai due rioni Sasso Caveoso e Sasso Baresano. Da questi rioni prende il nome di Sassi di Matera. La roccia del promontorio, dove si sono sviluppati i sassi, è costituita in prevalenza di calcarenite, una roccia sedimentaria di origine marina, che risulta tenera e facilmente modellabile. Localmente viene denominata tufo, proprio per le caratteristiche meccaniche di lavorazione. Il vero tufo è di origine vulcanica.
Fu Carlo Levi a portare l'attenzione su Matera. Nel suo periodo di esilio, visitando Matera, si trovò davanti degrado e miseria. In ogni abitazione vivevano assieme persone e bestie in pessime condizioni igieniche e lo descrisse nel suo libro Cristo si è fermato a Eboli del 1945. In anni in cui Matera ha subito l'esplosione demografica, c'è stato un sovraffollamento ed ogni grotta è stata usata come abitazione e come stalla, causando le precarie condizioni sanitarie. La politica la giudicò una vergogna nazionale e nel 1952 i suoi abitanti furono trasferiti in quartieri di nuova costruzione. I Sassi videro un periodo di abbandono e di ulteriore degrado. A metà degli anni '80 però si diede vita alla riqualificazione dei Sassi, permettendo agli abitanti di ritornare nelle loro abitazioni. Questa è la storia recente, ma sino al 1700 Matera è stata un esempio di integrazione tra uomo e ambiente. Le abitazioni scavate verso il basso favoriscono l'ingresso dei raggi del sole in inverno e li tengono fuori in estate, ottenendo una temperatura costante di 15 gradi. La raccolta e la conservazione dell'acqua in innumerevoli cisterne con dei sistemi ingegnosi di canalizzazione ne garantivano la disponibilità nelle abitazioni. Il rapporto degli abitanti di Matera con gli elementi naturali, roccia, sole e acqua, è stata una delle motivazioni che gli ha conferito nel 1993 il titolo di Patrimonio dell'Umanità. Ti consiglio una visita guidata per vedere le chiese rupestri, le abitazioni private con gli arredi originali e conoscere la sua storia. Io l'ho visitata con una guida circa 15 anni fa. Oggi il centro storico è molto vitale, è ricco di ristoranti, hotel, pub, negozi e case abitate. Il commento alla visita di Matera di oggi è una voce fuori campo in post-produzione, perché era veramente impossibile riuscire a filmare e parlare. Arrivava in continuazione gente e quindi bisognava fare delle manovre strane per riuscire a evitarli, però poi anche i commenti si sovrapponevano ai loro. Giustamente le persone venivano lì per fare selfie, foto, eccetera, forse quel di troppo ero io, quindi le due cose assieme non andavano bene e allora ho deciso, ok, visitiamo la città e commentiamo fuori campo. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!